Siamo pronte? Sei pronta? Sicuramente queste giocatrici sono delle icone importanti del calcio femminile, hanno fatto la loro storia e appunto tutte magari le ragazzine più piccoline vogliono prendere spunto da loro. La terza maglia rappresenta appunto l'unione del femminile e del maschile ed è una cosa che finalmente è molto importante perché ad oggi unire tutto in un'unica cosa è un qualcosa che veramente fa fare un salto ancora più di qualità. Ben venga che nel 2024 sia riusciti a fare un qualcosa di così importante. E come preparo la partita sicuramente la vivo in maniera abbastanza tesa, ma nel senso che comunque cerco di caricarmi con la musica, con la forza delle mie compagne e trarre comunque più energia possibile durante il percorso che va magari dal bus al campo. E invece quelli inerenti alle celebrazioni dopo la partita o di solito le viviamo o con la squadra o con la famiglia, comunque sempre con la mia famiglia o calcistica o di vita privata. È una cosa importante questa della terza maglia in unione con il maschile, appunto ci fa sentire parte di un'unica famiglia e in particolare su questo terzo kit ci sono dei particolari come ad esempio lo swoosh che è rivolto verso l'alto e appunto indica la crescita del movimento femminile e la data di fondazione sul colletto che appunto unisce la data di nascita dell'Inter maschile nel 1908 con quella del femminile nel 2018. Bella domanda. Ho sempre pensato magari di fare la veterinaria, che è un po' una cosa strana, però sono un amante degli animali, mi piacciono da morire e quindi forse avrei preso quella strada. Ci sono stati due infortuni che sicuramente mi hanno fatta crescere, mi hanno fatto capire qual è la mia vera forza, quanta determinazione che ho e non sapevo di avere. E grazie magari soprattutto a questi momenti di difficoltà sono riuscita a tirar fuori quel qualcosa in più che neanche io pensavo di poter riuscire ad avere. È stato un evento che secondo me ha significato molto questa crescita, è stato il mondiale del 2019 in Francia. Un mondiale dove l'Italia è arrivata tra le prime 8 nel mondo ed è stata l'unica squadra non professionista ad esserci riuscita. Quindi secondo me quello è stato lo scatto che ha fatto sì che tutto il movimento crescesse. Sicuramente con il professionismo abbiamo avuto la possibilità di avere delle strutture migliori, degli staff molto preparati e un servizio a livello comunque sanitario molto migliore. Guardando anche però le altre nazioni europee dobbiamo crescere ancora tanto. In Italia le giocatrici prima di me hanno fatto qualcosa di importante e noi dobbiamo continuare e spingere ancora più forte perché spero e mi auguro che il futuro di quelle bambine che iniziano oggi a calciare pallone possa essere più roseo possibile per loro e per l'Italia in generale. Mi ricordo che quando giocavo a casa con mio fratello facevo finta di essere tanti giocatori come magari Totti, Milito, Eto'o, Neymar, Messi, mentre a livello femminile diciamo che mi colpisce molto il modo di giocare di Alexia Putellas. Questi anni si è visto sicuramente una formazione migliore, si è visto sicuramente un calcio che sta crescendo. L'unica cosa che secondo me non deve perdersi e non deve mancare è la passione e il cuore, perché senza di quelli si può migliorare in tutto, ma non c'è magari quella spinta in più che ti fa fare quel salto di qualità. Ma il messaggio è quello di cercare di divertirsi sempre, di mettere tanta passione, tanto cuore, tanta dedizione. Non è facile sicuramente perché bisogna fare tantissimi sacrifici, però è lo sport più bello del mondo, quindi dico di andare al campo ogni giorno con il sorriso, con la voglia di imparare, di sacrificarsi e sono sicura che con tanta forza e con tanto coraggio anche loro possono arrivare un giorno dove sono arrivate le calciatrici più forti al mondo, o comunque glielo auguro. Secondo me è tutto collegato, ovvero che negli ultimi anni il calcio femminile è cresciuto tanto di livello
e quindi porta con sé anche appunto maggiore visione da parte dei tifosi. A livello di media abbiamo molta più visibilità. Fin da piccolina, quando sono arrivata nel femminile, con la Roma Calcio Femminile, ho conosciuto Gioia Masia, un difensore centrale di un'eleganza unica. Con lei ho giocato i miei primi 6 anni e mi ha insegnato tanto a livello caratteriale, a livello calcistico. Sono sempre stata molto legata a lei fin da piccolina e molto appunto affascinata dal suo modo di giocare. Ciak. Ciak. Finito.